Salve a tutti e benvenuti finalmente al traguardo di questo nostro lungo, anche se rapido viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. E con questo video concluderemo il nostro percorso e vedremo come con l'avvento del nuovo millennio il cinema americano abbia raggiunto il suo assetto definitivo, in senso relativo naturalmente perché nel business non c'è niente di stabile e definitivo, comunque è l'assetto attuale. E quindi vedremo di dare anche una risposta alla domanda con cui eravamo partiti all'inizio di questo viaggio, cioè come mai il cinema americano è diventato così grande e potente, come mai è diventato così predominante. Bene allora, vediamolo. Con il nuovo millennio le formidabili trasformazioni e accorpamenti che erano già iniziati negli anni 90 nell'ambito dell'industria multimediale proseguono ad un ritmo sempre più accelerato, anche perché la rivoluzione di Internet sta cambiando completamente lo scenario. E così anno dopo anno tutto il business dell'intrattenimento si viene a concentrare attorno a 5 gigantesche conglomerate multinazionali che operano nei media. Quali sono? Un attimo di pazienza e ci arriviamo. Innanzitutto domandiamoci che ne è del cinema, intendo quello vero. Per quanto riguarda i produttori indipendenti, bisogna dire che il vento di libertà che aveva iniziato a soffiare un po' negli anni 90, poco più di una brezza in realtà, negli anni 2000 si spegne completamente. Molti di loro vengono sospinti ai margini del mercato oppure assorbiti dentro questi grandi conglomerati multimediali per diventare una rotellina dell'ingranaggio. Con questo non voglio dire che film di qualità non ne vengono più fatti in America, anzi continuano a esserne fatti certamente, ma sono ormai confinati in una nicchia, un po' come accade in Europa del resto. In America comunque questa nicchia non è trascurabile e gira attorno al lavoro dei produttori indipendenti, quelli veri, che poi anche loro devono sottostare al gioco della distribuzione che resta comunque in mano alle major, quindi è un'autonomia relativa. E comunque le major una certa autonomia gliela lasciano, anche perché comunque i soldi sono sempre soldi e poi comunque i blockbuster, per quanto siano redditizi, sarebbero comunque troppo pochi per riempire le programmazioni dei cinema. E così, per non lasciarsi sfuggire neppure questo business, anche se secondario, queste major hanno cominciato ad attrarre nella loro orbita anche alcuni di questi produttori indipendenti specializzati in questo genere di film. Vediamoli. La Miramax, che era stata fondata da Bobby Harvey Weinstein alla fine degli anni 70 per distribuire film indipendenti, soprattutto europei, e che aveva messo a segno alcuni buoni colpi come la produzione di Pulp Fiction di Tarantino, nel 1993 era stata acquistata dalla Disney, che per un po' le aveva lasciato le briglie sul collo, ma poi gradualmente aveva iniziato a stringerle. Finché nel 2005 i fratelli Weinstein se ne andranno per fondare una loro società, la Weinstein Company, la quale però dopo qualche anno verrà travolta dallo scandalo Me Too sulle molestie sessuali dei produttori ai danni delle attrici e manderà in galera Harvey Weinstein. Poi, nel 2010, la Miramax verrà venduta alla Paramount. La New Line Cinema, fondata nel 1967 per la produzione e la distribuzione di film artistici e indipendenti, nel 1994 era stata assorbita dal Turner Broadcasting System dell'editore Ted Turner e poi, in seguito alle fusioni attraversate da quel gruppo, finirà nell'orbita della Warner. La DreamWorks, fondata nel 1994 da Steven Spielberg con grandi ambizioni di rivaleggiare con i potenti studios, nel 2003 cederà la sua divisione animazione, quella che aveva prodotto Shrek, alla Universal. La Pixar, fondata nel 1986 da John Lasseter e Steve Jobs, verrà schiacciata paradossalmente proprio dal successo ottenuto con Toy Story, perché attirerà l'appetito della Disney che nel 2006 la assorbirà.
In alternativa all'acquisizione di studi già esistenti, alcune major hanno preferito creare al proprio interno dei dipartimenti dedicati alla produzione di film d'essai o comunque non spettacolari. Così la Sony ha creato al proprio interno la Sony Picture Classic, la Disney, che già dal 2019 controlla la Fox, ha creato la Fox Searchlight Pictures, e spesso sono proprio i film prodotti da questi dipartimenti o dagli studi controllati dalle major quelli che partecipano alla notte degli Oscar, perché l'Academy non è che apprezzi particolarmente i blockbuster, e d'altra parte vincere un Oscar non è che migliori più di tanto l'incasso al botteghino. E così tutto viene ricondotto all'interno del sistema. Per cui ho pensato in quest'ultima puntata che non valga la pena dare conto di questo o quel film particolarmente significativo, ma piuttosto vedere rapidamente come è venuto consolidandosi l'assetto attuale del sistema. L'America Online, una società nata per fornire servizi internet in fortissimo sviluppo, nel 2000 si fonde con la Time Warner, che controlla numerose società di informazione e di intrattenimento, tra cui la Warner Bros., e dà vita al gruppo AOL Time Warner. Nello stesso anno 2000 la Seagram, l'industria di produzione di alcolici più grande del mondo che controlla la Universal, in forte difficoltà finanziaria, viene assorbita dalla multinazionale dei media francese Vivendi, che possiede già il controllo della francese Studio Canal. Il nuovo conglomerato prende il nome di Vivendi Universal Entertainment, ma solo 4 anni dopo, nel 2004, gravata dai debiti, è costretta a vendere la divisione che controlla tutte le sue società di intrattenimento, compresa la Universal, alla General Electric, il grande conglomerato industriale che opera prevalentemente nel campo dell'energia e dei trasporti e che da sempre controlla il network televisivo NBC. Dalla fusione nasce un nuovo colosso ancora più grande, la NBC Universal. Nel 2005 viene scritto un altro capitolo della travagliata storia della Metro-Goldwyn-Mayer. Dopo essere stata acquistata nel 1969 dal finanziere Kirk Kerkorian, nel 1981 era stata fusa con la United Artists per formare la MGM UA Entertainment Company. Ma 4 anni dopo, nel 1985, era stata venduta all'editore Ted Turner, il creatore della CNN, il quale però, dopo l'infelice iniziativa di colorizzare artificialmente tutti i film in bianco e nero della Casa del Leone e avere sollevato un'ondata di proteste in tutto il mondo dello spettacolo e della cultura, l'anno dopo l'aveva restituita a Kerkorian. Lo studio, ridotto ormai a un semplice marchio, nel 1990 era stato venduto al finanziere italiano Giancarlo Parretti, che però era fallito l'anno dopo e la proprietà era passata alla banca francese Crédit Lyonnais, la quale nuovamente nel 1996 l'aveva rivenduta a Kerkorian. L'imprenditore di Las Vegas aveva tentato di gestire il marchio ancora per un'altra decina d'anni, finché nel 2005 si fa viva la Sony, che controlla già la Columbia TriStar e se ne libera definitivamente. E così la Metro-Goldwyn-Mayer United Artists entra a far parte della galassia Sony, ma non è ancora l'ultimo atto. Nel 2007 inizia la sua attività Netflix, la piattaforma di streaming destinata a rivoluzionare il modo di distribuire e guardare film. Netflix era nata nel 1997 come società di noleggio DVD via posta, ma ora il suo fondatore Reed Hastings, approfittando della nuova velocità di connessione, decide di far fare un salto di qualità alla sua società e lanciare questo nuovo servizio. Nel giro di poco tempo Netflix ha uno sviluppo esponenziale, finché poi, non contento di limitarsi alla semplice distribuzione di film altrui, nel 2011 si lancerà direttamente anche nelle produzioni di film originali, fino a vincere 3 Oscar con il film Roma di Alfonso Cuarón. Nel 2011 la Universal passa nuovamente di mano. Il gruppo Comcast, che opera nel settore TV via cavo, secondo al mondo dopo la AT&T, acquista dalla General Electric la NBC Universal e tuttora la controlla.
Ma le acquisizioni non si fermano. Nel 2018 la AT&T, il più grande operatore di telecomunicazioni del mondo, acquista la Time Warner, nonostante qualche tentativo di opposizione del presidente Trump che non vede di buon occhio l'operazione, in quanto la Time Warner controlla la CNN, che considera politicamente ostile. Da questo momento la Time Warner diventerà una filiale della AT&T con un nuovo nome, Warner Media. Ma la cosa non dura molto perché dopo appena 3 anni, nel 2021, la AT&T uscirà dal business dell'intrattenimento e scorporerà la Warner Media rendendola autonoma. E dopo un anno, nel 2022, la stessa Warner Media si fonderà poi con la multinazionale della TV via cavo Discovery per dare vita alla Warner Bros. Discovery. Ma la fame di concentrazione oligopolistica non si ferma. Nel 2019 la Disney acquisisce il controllo della 20th Century Fox, che ribattezza in 20th Century Studios. E infine nel 2021, appena cessata l'emergenza per la pandemia di Covid, la Sony, che controlla già la Columbia TriStar, la Metro-Goldwyn-Mayer e la United Artists, rivende la sola Metro-Goldwyn-Mayer ad Amazon a prezzo di 9 miliardi di dollari. E così il gigante del commercio online, già proprietario della piattaforma di streaming Prime Video, estende la sua influenza nel mondo dell'intrattenimento con l'immenso catalogo della Casa del Leone. C'è da perderci la testa, vero? Nel giro degli ultimi 20 anni si sono susseguite una serie di acquisizioni, fusioni, trasformazioni, scissioni, nuove ristrutturazioni ad un ritmo talmente vorticoso da ricordare i primi anni del Novecento, ma 100 volte più imponenti. Ho cercato di seguire per come ho potuto le tracce di questi movimenti perché danno l'idea di quello che è diventato oggi il cinema. Niente più che una piccola rotellina all'interno di un gigantesco meccanismo controllato da 5 potenti multinazionali della comunicazione e dell'intrattenimento. Queste. I marchi sono familiari, ma dietro di questi non c'è più niente di quello che abbiamo conosciuto come la grande Hollywood, la fabbrica dei sogni di cui ho cercato di parlare nei video di questa serie. Il cinema oggi è in mano a queste 5 potenti multinazionali che hanno il controllo del 90% del mercato americano e non meno della metà di tutto il mercato mondiale. Ma vediamole meglio nei dettagli. La Walt Disney Company, il gruppo più grande di tutti, che oltre all'immenso impero di parchi di divertimento, case editrici e canali TV, nel cinema controlla la Walt Disney Pictures, la 20th Century Studios, la Searchlight Pictures, la Lucasfilm, la Marvel Studio e un'infinità di altre società più piccole e meno note. La Warner Bros. Discovery, il gruppo nato dalla recente fusione fra la Warner Media e Discovery, la rete TV dei canali tematici, e che controlla network come la CNN, la HBO, l'editrice di fumetti DC Comics, e nel cinema controlla la Warner Bros., la New Line Cinema, la Castle Rock e altre case meno note. Il gruppo National Amusement, che oltre a controllare la più grande catena di cinema degli Stati Uniti, controlla il gruppo Viacom, che dopo la fusione con il network TV CBS ha cambiato il nome in Paramount Global e nel campo del cinema controlla la Paramount Pictures e tutte le società da essa controllate. Il gruppo Comcast, il più grande operatore TV via cavo degli Stati Uniti, che controlla la rete televisiva NBC e Sky e che nel cinema controlla la Universal Pictures e tutto il suo universo di società consociate. La Sony Picture Entertainment, che appartiene al colosso giapponese dell'elettronica e che controlla la Columbia Pictures, la TriStar, la Sony Picture Classic, la United Artists, la Screen Gems e altre minori.
Eravamo partiti in questo viaggio domandandoci come mai il cinema americano è così predominante, come mai il pubblico lo preferisce, lo considera così affascinante. Al termine di questo viaggio, dalle informazioni che ho raccolto e che ho voluto condividere con voi, l'idea che mi sono fatto è che il cinema americano è diventato quello che è per questi motivi. Il primo fattore di successo è senza dubbio l'organizzazione industriale. Fin dagli inizi l'industria americana del cinema si è strutturata come un'industria vera e propria, con adeguate infrastrutture logistiche, finanziamenti e organizzazione scientifica del lavoro, proprio come le catene di montaggio delle fabbriche che nascevano come funghi in quegli anni. Il secondo fattore di successo è un evento fortuito. La Prima Guerra Mondiale aveva provocato l'azzeramento delle cinematografie europee e questo è stato un colpo di fortuna per il cinema americano perché la sua migliore capacità produttiva gli ha permesso di occupare in pochi anni tutto il mercato europeo in assenza quasi totale di concorrenza. Questa posizione di forza si è poi ulteriormente rafforzata nel secondo dopoguerra, quando, grazie alla forza militare degli Stati Uniti vincitori, ha potuto ottenere l'abolizione di tutte le leggi protezionistiche che erano state varate dai vari governi nazionali. Il terzo fattore di successo è stata un'attenta politica di marketing e il sostegno del governo americano. Infatti, partendo da questa posizione di forza, Hollywood ha saputo utilizzare sapientemente tutti gli strumenti commerciali e di marketing più moderni per conservare e incrementare la propria quota di mercato. In questo è stata poi anche attivamente supportata dal governo americano, che ne ha subito intuito le potenzialità di strumento efficacissimo per la diffusione nel mondo dei propri principi politici, ideali ed economici e quindi capace di dare un contributo determinante al consolidamento della sua egemonia culturale. Il quarto fattore di successo è l'orientamento ai gusti del pubblico. Concependosi prima di tutto come un business, prima ancora che come un'arte, il cinema americano fin da subito si è focalizzato sulla soddisfazione dei desideri del cliente, cioè del pubblico, che va al cinema soprattutto per sognare ed evadere dalla vita quotidiana, per lasciarsi coinvolgere in un'esperienza emotiva gratificante. E in questo il cinema americano è stato maestro. Proiettandosi fin da subito in una dimensione internazionale, producendo per la propria nazione sì, ma tenendo sempre d'occhio la prospettiva dell'esportazione, ha sempre cercato di intercettare i gusti del pubblico non solo nazionale, ma anche quello di tutto il mondo, cercando sempre un comune denominatore che andasse bene per tutti. E infine, il quinto fattore di successo è il controllo oligopolistico del mercato. Una volta conquistato il cuore del pubblico, ha fatto di tutto per impedire con tutti i mezzi che qualcun altro riuscisse ad inserirsi, secondo la ben nota logica dell'oligopolio, cioè del controllo del mercato in mano a pochissimi soggetti. Una logica che in effetti lo ha sempre caratterizzato fin dalle sue origini. Ed eccoci arrivati alla fine. Spero che questi video vi siano piaciuti. Chiaramente non si tratta di un corso accademico, so benissimo che ci sono errori, imprecisioni, ma è solamente un mio lavoro di ricerca personale che ho voluto condividere e che spero vi abbia aiutato a capire qualcosa di più riguardo al cinema americano. La documentazione che ho utilizzato la trovate tutta qui in descrizione, quindi volendo la potete pure verificare. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scrivetemi, vi risponderò molto volentieri. Ciao!